Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Quello che state vedendo è un cielo stellato, ma all'inizio dei tempi non era così. All'inizio dei tempi c'era il nulla e a parte questo nulla c'era un pensiero, c'era un'entità superiore che aleggiava sul nulla. Dio, la grande anima, il grande spirito, chiamatelo come più vi aggrada, era lì e aleggiava in questo nulla. A un certo punto decise di diventare vita e tutto il suo pensiero creativo si espresse in un enorme progetto. A questo punto iniziò a espandere una parte di sé come energia e creò la luce, così propriamente detta. L'espansione di questa parte di sé non creò solo la luce, e non è la luce come noi la intendiamo, solare o luce di una lampadina, ma l'energia di Dio espansa nell'infinito vuoto. Quindi quello che noi oggi chiamiamo mondo trascendente o regno dei cieli. Possiamo vederlo come un'enorme sfera al cui interno c'è Dio e nello stesso momento è nato il bene e il male, la luce e il buio, come potete vedere, perché senza luce, senza buio, senza bene, senza male non può esistere vita. E poi all'interno di questo mondo trascendente, che sono le linee più gialline, ha creato il mondo fisico, i vari universi, le galassie, i pianeti e finalmente anche il pianeta Terra. Ma perché ci deve essere la luce, il buio e il bene e il male? Perché come vedete, qua che è completamente buio, noi non vediamo la luce e non sapremo cosa vuole dire. Se fossimo in un ambiente completamente luminoso, ci sembrerebbe identicamente tutto uguale e senza il buio non potremmo capire la differenza tra la luce e il buio. Furono poi creati l'uomo e la donna, ovviamente dopo aver creato la terra. Ma vediamo questa cosa con altre immagini. Quello che vedete è il Big Bang, cosiddetto dagli scienziati, è Dio che dà l'incipit per la creazione. L'esplosione crea il mondo trascendente, che è questo specie di imbuto, e all'interno poi tutto il mondo e gli universi fisici, inclusa la Terra, come si può vedere. Qui è come lo vedono gli scienziati, però senza poter dare risposte da chi è nato questo Big Bang, chi è che ha fatto l'esplosione iniziale, essendo che all'inizio c'era il vuoto assoluto, come è stato possibile creare da un vuoto assoluto energia e materia? Ed ecco qua, attraverso un'altra immagine, l'espansione dell'energia divina, cioè quello che Dio ha trasformato poi in materia, in luce e in buio. Una volta fatta questa esplosione di luce, ha determinato che doveva essere fatto dell'altro, e intanto il suo spirito aleggiava sulle acque, le famose acque che sono state divise, le acque alte e le acque basse. Nel frattempo che tutto ciò avveniva, sono state create le prime entità spirituali, i primi angeli primordiali, che a differenza di quello che noi pensiamo e vediamo, noi ci li rifiguriamo sempre con le ali, sono esseri spirituali, tecnicamente messaggeri, e possono essere inviati per essere di aiuto. Ma con ciò non vuol dire che siano buoni come noi ce lo aspettiamo sempre. In effetti gli angeli al pari di noi sono luce e buio, bene o male, però essendo comandati da Dio svolgono delle funzioni per il nostro bene o di difesa. Abbiamo detto che questo accade perché la vita non può esserci se non c'è il bene e il male, la luce o il buio, e quindi la luce si svolge esattamente, la vita, scusatemi, si svolge esattamente nel mezzo tra il bene e il male. Senza la luce non possiamo vedere il buio e senza il buio non possiamo notare la luce che illumina il cammino. Qui vediamo attraverso altre immagini come
noterete, se non ci fossero il buio e la luce non vedremo questi bellissimi spettacoli visivi, ma soprattutto sono valori che ci fanno accorgere il bene dell'uno e il male dell'altra, se volete, il bene della luce che ci rischiara la via e il male del buio che ci impedisce di camminare con piede sicuro. Dobbiamo pensare al mondo trascendente come questa sfera che vedete qua davanti, al cui interno ci sono tutti gli universi, tutti i pianeti, tutte le stelle, tutte le galassie, e le quali vengono intersecate dal mondo trascendente, cioè vengono permeate dall'energia divina del mondo trascendente. Quindi è possibile che in talune occasioni il mondo trascendente operi anche nel mondo fisico, ma non viceversa. Quindi il mondo trascendente permea il tutto. Dio è in tutte le cose. Ecco perché tutte le cose hanno dentro di sé Dio, essendo nate dalla sua energia primitiva, primaria. Qua vediamo ad esempio tutte le galassie, tutte le costellazioni racchiuse nei vari universi. Ecco, è come se in quella sfera che abbiamo visto fossero tutti i mondi possibili che noi possiamo concepire. A questo punto, all'interno di tutti questi mondi, queste galassie e questi universi c'è anche il nostro sistema solare. Il nostro sistema solare che ha ovviamente delle sue leggi, delle sue regole, leggi fisiche, leggi chimiche, leggi biologiche, e attraverso queste leggi il nostro mondo è giustamente governato. La scienza, la chimica, la fisica ci danno tutta una serie di parametri che cercano di spiegare come funziona il nostro mondo. Parliamo della gravità, parliamo dell'impenetrabilità dei corpi, parliamo un po' di tutte queste norme scientifiche. Cosa succede però, per esempio, quando avvengono i miracoli, quando una persona si schianta con la macchina è completamente distrutta e la persona esce completamente indenne, come se in quel momento lì il suo corpo fosse stato in un altro mondo. Significa che in quel momento lì il mondo trascendente ha avvolto quella persona per il tempo dovuto affinché il suo corpo non subisse lesioni, quindi trascendendo dalle leggi fisiche e chimiche del mondo fisico terrestre. Qua vediamo il mondo trascendente visto da un altro pianeta, per capirsi, e vediamo tutto questo arco all'interno del quale si sviluppa tutto quanto, quindi come una volta celeste avvolge tutte le galassie, avvolge tutti i pianeti, nonché tutti gli universi conosciuti e sconosciuti. Dobbiamo vedere poi il mondo trascendente come un'infinità di piani esistenziali, un'infinità di mondi, se volete, attraverso i quali le entità, gli esseri spirituali, gli angeli, gli esseri di luce, i nostri defunti, eccetera, progrediscono, crescono, esplorano, vivono, si spostano, vivendo sempre avventure, emozioni, conoscenze diverse, aumentando sempre di più nella loro conoscenza e potenza di spirito. Una serie di mondi o di universi paralleli, come siamo abituati a vedere per esempio attraverso la fisica quantistica, attraverso i quali passare per vivere sempre nuove esperienze e a crescere sempre di più in conoscenza e in spiritualità. Ed ecco come il mondo trascendente, vedete, avvolge come un guanto, permea come un guanto il nostro mondo fisico, la nostra amata Terra. Questo permettendo che avvenga anche sulla Terra qualche volta qualche miracolo. Questo lo possiamo vedere raramente perché ovviamente siamo al limite del campo del mondo trascendente. Vedete quella luce là in mezzo, è Dio che espande il suo mondo trascendente, e la parte che colpisce noi è la parte finale,
la scia finale. Questo perché noi dobbiamo essere più autosufficienti e autonomi possibili. Noi abbiamo il libero arbitrio e Dio cerca di non interferire quasi mai, se non mai, col nostro libero arbitrio. Solo in casi eccezionali appunto avviene il miracolo che ovviamente interferisce col nostro libero arbitrio e col nostro destino. Ecco perché i miracoli non sono cose di tutti i giorni. E vediamo qua un'altra immagine che ci può figurare come il nostro mondo è interconnesso con tutti gli altri mondi dal punto di vista trascendente, ovviamente non dal punto di vista fisico, come una corrente elettrica che percorre tutti i mondi. E questo permette alle volte di aprire dei portali, delle piccole porte, chiamatele come volete, dei momenti spazio-temporali attraverso cui noi ci possiamo mettere in contatto col mondo trascendente o attraverso cui possono succedere appunto dei miracoli. Questo avviene perché noi siamo dotati della parte più forte del mondo trascendente, cioè immagine e somiglianza di Dio, della nostra anima o spirito, come voi volete chiamarlo. E questo in talune occasioni riesce a captare come una radio rice trasmittente il mondo trascendente e a volte mettersi in comunicazione diretta con esso, e qui abbiamo le veggenze, abbiamo le esperienze spirituali, abbiamo l'NDE, abbiamo per l'appunto i miracoli di cui parlavamo prima. Spero con questo video di avervi spiegato in maniera semplice e veloce, se volete, i principi di base del mondo trascendente. Scrivetemi qua sotto nei commenti se vi è abbastanza chiaro questo concetto, come spero che sia chiaro il concetto del perché devono esistere il bene e il male, la luce e il buio, perché sono due differenze di potenziale all'interno del quale può svilupparsi la vita. Se noi fossimo sempre nel bene o sempre nel male, un momento di beatitudine perenne o un momento di malessere perenne, non ci sarebbe vita, saremmo congelati in un momento di staticità, in un momento di stasi. Quindi la vita per forza, il movimento per forza ci può essere solo all'interno di queste due differenze di potenziale, luce, buio, bene e male, altrimenti ci sarebbe la non vita, la stasi, il congelamento, chiamatelo un po' come più vi aggrada, come più mentalmente riuscite a raffigurarvelo. Quindi luce, buio, bene e male provengono tutto da Dio. Tutto proviene da Dio e tutto ritorna a Dio. Il concetto del mondo trascendente è esattamente questo. Scrivetemi qua sotto nei commenti se il concetto vi è abbastanza chiaro. Venite a trovarmi sul Pirata, dove queste cose le abbiamo spiegate e rispiegate moltissime volte in maniera non figurativa come qua. Iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete il video sui vostri social. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno.